Aggiornamento importantissimo di calciomercato Inter, perché dopo la gente è uscito allo scoperto anche Hakan Çalhanoğlu, che ha appena annunciato che resterà all'Inter, che con Lautaro Martinez è tutto risolto, che sono state solo speculazioni quelle che ci sono state fino ad ora e quindi rimarrà all'Inter. Lo ha detto proprio negli stessi momenti più o meno in cui ci sono stati anche ulteriori sviluppi sul fronte Ademola Lookman su questa trattativa che va avanti. E allora ben ritrovati amici interisti in questo episodio di oggi, in cui partiamo dalle notizie, ma voglio poi fare soprattutto dei ragionamenti di campo e di tattica, visto che ormai di mercato ne parlano tutti, fanno un po' tutti gli stessi identici contenuti, nessuno si sofferma però su come sta cambiando davvero questa Inter, che riparte dunque da Hakan Çalhanoğlu. Tutto fa pensare che il modo in cui si è posto Çalhanoğlu dopo le ultime parole dei dirigenti dell'Inter porterà, diciamo, alla chiusura di questa telenovela con la permanenza a Milano. Ci teniamo chiaramente sempre quella quota di punto di domanda, perché sappiamo bene manca ancora più di un mese alla fine del mercato e sono successe delle cose che comunque qualche strascico lo porterà, ma sono stati annunci abbastanza pesanti sia lato dirigenza che lato giocatore con il suo agente, con qualche contraddizione anche qua, sia dal lato della dirigenza che dal lato del calciatore, ma secondo me, non so che ne pensate voi, stare lì a fare le pulci su ogni singola dichiarazione fatta mi sembra un filo eccessivo. È molto più interessante, secondo me, capire invece se la permanenza di Çalhanoğlu è una buona notizia oppure no per l'Inter. E vi do subito la mia opinione. La permanenza di Çalhanoğlu per me non può mai essere considerata una cattiva notizia e questa cosa la sottolineo, ma non sono così esaltato come se l'Inter avesse fatto un colpaccio. In diretta ieri sera, circa, anzi addirittura più dell'80% dei nostri ascoltatori considerava una buona notizia la permanenza di Çalhanoğlu, per esempio. Io su questa cosa invece vi dicevo, già da qualche giorno, da qualche settimana anzi, ero entrato e sono tuttora in uno stato in cui dico: ok, se va via, ormai questa cosa l'ho assorbita e si possono pensare a delle cose nuove interessanti. Se resta è un bene per l'Inter, ma con qualche preoccupazione. E allora ragioniamo molto velocemente sui pro e sui contro, sui punti a favore e quelli contro la permanenza di Hakan Çalhanoğlu. Ne abbiamo discusso nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove vi aspetto per continuare queste discussioni anche oltre i nostri contenuti, e ne abbiamo parlato in parte anche in diretta. I principali temi emersi, secondo me, poi magari aggiungetene voi nei commenti, sono questi. Allora, dal punto di vista dei contro, il primo tema è quello delle ambizioni. Quali ambizioni può avere un giocatore che stava aprendo all'ipotesi di andare in Turchia? Un giocatore che stava aprendo all'ipotesi di andare in Turchia può essere un giocatore con ambizioni che vanno in direzione di ciò che vuole fare l'Inter, e questo è un tema assolutamente da sottoporre. Così come il fattore ambientale, comunque il post con cui Çalhanoğlu ha risposto dopo le parole del presidente Marotta, che ha messo in bocca Lautaro Martinez cose che Lautaro Martinez non ha detto, è stata una risposta molto dura in cui ha preso di mira in maniera molto diretta il presidente e il capitano dell'Inter, non due elementi qualsiasi. Quindi è un qualcosa che lui dice è tutto chiarito, è tutto a posto, però qualche segno lo lascia, soprattutto secondo me se poi le cose non dovessero andare molto bene, se l'Inter non dovesse decollare, se magari Çalhanoğlu non dovesse giocare benissimo, so già che questa cosa verrà puntualmente ritirata fuori. Poi è un giocatore che ha già compiuto 31 anni, non è giovanissimo, ma non è nemmeno da rottamare, secondo me. Al tempo stesso arriva da una stagione in cui possiamo considerarlo in calo, nonostante gli 11 gol e 8 assist, se non vado errato come numeri nel corso della scorsa stagione. È stata una stagione in calo per via di infortuni, ha saltato 17-18 partite circa. Anche dal punto di vista del rendimento, il vero Çalhanoğlu quest'anno si è visto a sprazzi. Di sicuro il miglior Çalhanoğlu non è quello della stagione 24-25, e dunque c'è chi si interroga sul fatto che possa aver imboccato il viale del tramonto da lì. Il discorso delle ambizioni e anche il discorso del mercato. Qualche campanello d'allarme leggevamo anche nella chat in diretta ieri.
risuona se pensiamo che un giocatore che sembra quindi apparentemente in uscita e che possa andarsene non ha ricevuto offerte se non i 7 milioni e qualche spicciolo del Galatasaray e qualche voce sul Fenerbahce. Altre società, altre offerte all'altezza non si sono mosse, quindi ci chiedevamo: ma ci sta sfuggendo qualcosa su questo calciatore? Perché non arrivano offerte di livello? L'ultimo punto da sottolineare, per me non è un vero e proprio contro, ma è un tema che poi ci collega anche al discorso tattico. No evoluzione lo abbiamo titolato, cioè Çalhanoğlu io l'ho sempre definito un giocatore molto caratterizzante del gioco dell'Inter. Per caratteristiche è un giocatore abbastanza unico, abbastanza raro, soprattutto per il tipo di ruolo chiamato a ricoprire nel 3-5-2 inzaghiano in questo caso dell'ultimo ciclo, ma non soltanto. E dunque il fatto che tu riparta lui, lo hai visto quanto è stato difficile trovare un sostituto, visto che Aslani per esempio non si è rivelato all'altezza, e stai facendo un passo oltre Aslani spingendolo in uscita e stai ragionando su delle novità. Ecco, il ripartire da Çalhanoğlu ti tappa le ali di fronte alla possibilità di puntare su dei giocatori diversi per pensare a delle cose differenti da un punto di vista tattico, che potrebbero essere anche un'evoluzione di cose che abbiamo visto fino a qua. Ma su questo punto ci torneremo, perché dall'altro lato ci sono anche dei punti a favore, chiaramente, dei punti a favore che sono innanzitutto delle risposte ai primi 2 punti contro, cioè le ambizioni. Comunque Çalhanoğlu non è che ha puntato i piedi per andare a tutti i costi al Galatasaray o al Fenerbahce. Si sono presentate delle offerte, soprattutto del Gala, economicamente molto rilevanti, oltre che dal punto di vista dell'ambiente che lo attiravano, e le ha valutate. Non è detto che il giocatore non possa adesso cancellare tutto questo, risintonizzarsi sull'Inter e ripartire meglio dell'anno scorso. Da professionista ci si aspetta che sia in grado di farlo. Così come sul fattore ambientale, lo dicevamo spesso, lo ribadisco per l'ennesima volta, anche i gruppi più vincenti non per forza tutti si vogliono bene, si amano dentro lo spogliatoio, escono a cena tutte le sere insieme, per cui è un qualcosa di bypassabile evidentemente. I principali punti a favore però della permanenza di Çalhanoğlu per me sono abbastanza scontati, nel senso che siamo di fronte comunque ad un calciatore forte. Secondo me questa cosa non può essere messa in discussione, la forza di Hakan Çalhanoğlu, che magari non sarà top 3 al mondo nel suo ruolo, o non è il migliore al mondo nel suo ruolo, contrariamente a quello che ha detto e che lui sente di essere, che poi questa diciamo questa sua questo suo ego tra virgolette è anche un tema da cogliere in chiave positiva secondo me, però comunque rimane un giocatore molto forte nel suo ruolo e non soltanto, così come è piuttosto scontato che se resta Çalhanoğlu non devi ragionare sul sostituto, che per alcuni era una cosa da fare. Diciamo che sulla bilancia possiamo anche dire che hai già fatto tanti investimenti, stai puntando Lookman di cui tra poco parleremo, stai puntando Leoni, potrebbero succedere altre cose, sarebbe una questione in più da dover affrontare con meno di un mese, con poco più di un mese a disposizione sul mercato, quindi anche questo è un fattore che si può considerare nei punti a favore. Il tema dei rigori più calci piazzati è uno specialista, altri in rosa non ne abbiamo e all'orizzonte sul mercato non se ne intravedono altri che possano eventualmente sostituirlo, così come la continuità, cioè con Çalhanoğlu puoi ripartire da un'impalcatura che potrebbe aiutare Christian Chivo ad inserirsi e a poter fare le sue cose nuove, nel senso che passando al tema tattico, io continuo a pensare, a credere che l'Inter ripartirà dal 3-5-2 di base e Çalhanoğlu lì è a casa sua sostanzialmente, quindi non ci sono grossi scossoni e permettono all'allenatore giovane di inserirsi e di lavorare sulle sue cose nuove. Non giovanissimo, specifico questa cosa, se no l'altro giorno pure, perché ho detto che Chivo è giovane come esperienza ad alto livello, ecco, arrivano subito i commenti, in decine di ore di contenuti ragazzi una parolina imprecisa può sfuggire, ecco. Dicevamo quindi non ci sono grossi scossoni. Allo stesso tempo, però, l'Inter sta trattando continuamente Ademola Lookman, su cui, come vi dicevo, ci sono degli aggiornamenti. Ci risulta, e ci è stato confermato, e ne stavamo parlando in redazione poco fa, proprio in questa giornata ci sono stati nuovi contatti tra l'Inter e l'entourage del giocatore di Lookman e tra lo stesso entourage del giocatore, quindi lo staff del giocatore, e l'Atalanta stessa. Quindi nuovi contatti che portano avanti delle discussioni dove, come ha scritto anche lo stesso Zazzaroni, che in questo momento è il giornalista più informato su questa vicenda, e lo ribadisco, queste trattative così importanti non possono essere seguite con l'ansia del minuto per minuto, che devono esserci sviluppi
sviluppi costanti dopo ogni singolo minuto, la morbosità di questi aggiornamenti. Mi è piaciuta molto la citazione che ha fatto Zazzaroni, chi è impaziente aspetta 2 volte. È molto, molto carina come citazione. Però ci sono stati dei nuovi contatti con l'Inter, serve un po' di pazienza. L'Inter sembra però orientata a ritoccare verso l'alto questa offerta, per cui siamo dentro le ore caldissime con l'obiettivo di definire in un senso o nell'altro entro questa settimana la questione Lookman. Per cui Lookman è la prima scelta, si lavora su di lui e ribadisco è il giocatore giustissimo e utilissimo per l'Inter. Chi solleva dubbi su Lookman all'Inter come tipologia di calciatore, per me non conosce Lookman o non conosce molto bene l'Inter. Almeno questa è la mia opinione. Se non dovesse arrivare Lookman, comunque l'Inter andrebbe su un altro calciatore, ma sempre cercando quelle caratteristiche lì, quelle cose che può portare a Demola Lookman. Questo per me è un altro segnale del fatto che l'Inter con Chivu si sta orientando non al 4-3-3, come invece ha detto Sandro Sabatini. Non condivido quella sua analisi. Secondo me si orienta sempre di più al 3-4-2-1 o 3-4-1-2, comunque al 3-4 e 3 giocatori offensivi davanti. Vuole orientarsi all'integrazione, diciamo così, di giocatori che aggiungono qualità e cose differenti lì nello spazio tra mediana e attacco. Non so se sarà un modulo sostenibile sempre o se verrà utilizzato magari in momenti particolari con delle conformazioni particolari. L'Inter lì in quella zona di campo può schierare tanti giocatori, lo stesso Luis Enrique può trovare maggior senso forse in quel ruolo lì. Frattesi, Zalewski stesso per me dovrebbe giocare lì, Mkhitaryan da valutare, Bonni lo stesso, Lautaro sì, ma secondo me Lautaro deve fare il centravanti e farà il centravanti con magari più Thuram ed eventualmente Lookman in quella zona di campo lì. Ecco, magari in caso di arrivo di Lookman utilizziamo sempre i condizionali, però stiamo ragionando su questo in questo momento. Non so se Lookman, Thuram e Lautaro giocheranno sempre insieme, però potrebbero farlo diverse volte. L'Inter in generale potrebbe approdare verso questo modulo e questo fa preoccupare molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, tant'è che ho letto più di un commento dire ma così chi difende? Ma così l'Inter è troppo sbilanciata. Io, ragazzi, contrattacco di fronte a questa considerazione dicendo che paradossalmente l'Inter in questa direzione potrebbe diventare ancora più equilibrata addirittura e ve lo dico per 2 motivi, vedo se riesco a condividervi anche il campetto. Allora, intanto partiamo da quello che è successo l'anno scorso. Tolgo Lookman dal campo e rimettiamoci Mkhitaryan nella posizione di mezzala, poi dopo sistemo tutto per bene. Non soltanto l'anno scorso, ma soprattutto l'anno scorso, l'Inter, ragazzi, creava tantissimo. Togliamo Lookman dal campo, che non c'era e per il momento ancora non c'è. L'Inter creava tantissimo volume di gioco con un calcio molto dispendioso e che in assenza di dribbling, se vi ricordate, e con poca verticalità anche, richiedeva che tanti calciatori dell'Inter si alzassero e andassero quindi a presidiare l'area di rigore o comunque in zona offensiva. Quante volte ci siamo ritrovati con 4 giocatori sul fronte offensivo, le mezze ali pronte ad inserirsi e Bastoni che si andava a sovrapporre a Di Marco per arrivare sul fondo o per arrivare al cross dai 30 metri, le combinazioni con Di Marco, Pavard stesso, ma anche Bissek che si alzava tantissimo, oppure in soluzioni estreme anche Acerbi che scaricava il pallone e andava ad occupare lo spazio in una sorta di calcio posizionale, anche se era chiaramente un'evoluzione. Con quelle continue rotazioni l'Inter comunque portava spesso almeno 4 giocatori in linea sul fronte offensivo, ma spesso addirittura 6 calciatori con grande propensione offensiva. E questo unito a disattenzioni, infortuni, un centrocampo che, io ribadisco questo concetto, il centrocampo dell'Inter l'anno scorso non ha mai avuto i 3 interpreti al top della condizione tutti insieme. Ecco, tutte queste cose insieme hanno creato tanti problemi di equilibrio. Chivu, da quel poco che abbiamo intravisto e dalle mosse di mercato, sta facendo nascere un Inter che
pare essere più verticale, con più giocatori anche di dribbling, Luis Enrique, Lookman appunto dovesse arrivare, o l'alternativa a Lookman, Zalewski stesso, anche Barella sta facendo più dribbling, lo abbiamo visto al mondiale, e che quindi potrebbe questo bloccare un po' di più la difesa o comunque quantomeno rendere meno estrema l'Inter nell'alzarsi con così troppi giocatori, creando dei problemi di equilibrio. La seconda considerazione, il secondo contrattacco che vado a farvi è una considerazione che sono stato felicissimo di sentire su Cronache di Spogliatoio con Stefano Ferré, che io ascolto sempre con grande interesse perché secondo me è uno degli analisti più interessanti in questo momento. Stefano Ferré ha detto una cosa nell'ultimo, non so se era proprio quello di ieri sera, o comunque l'ultimo episodio che sono riuscito a recuperare io, che ho detto, oh, finalmente qualcuno che lo dice, perché lo avevo sottolineato anch'io nel video che ho fatto quando è stato annunciato Kivu, più di un mese fa ormai, potete andare a recuperare quel video in cui ne parlavo, e di nuovo ne abbiamo parlato l'altra sera nel club, ovvero che la difesa dell'Inter, ragazzi, con questo assetto, con, adesso mettiamo, Lookman, Lautaro Thuram, inizierà ancora di più con l'aggressione alta dei nostri attaccanti, cioè sia la riaggressione quando perdi palla subito, quindi a riaggredire la riconquista del pallone, ma proprio l'aggressione sulla prima costruzione della formazione avversaria partirà dagli attaccanti, quindi con Lautaro che si incarica magari del regista, di infastidire il regista, Lookman che verrà ad aggredire, Thuram che andrà a bloccare le altre fonti di gioco e tutto ciò che ne consegue. Cioè sarà un Inter più alta e più cattiva da questo punto di vista. Lo abbiamo già intravisto e questa cosa io l'ho detta e l'ho ribadita, per questo vi consiglio sempre di guardare tutti i nostri contenuti anche più tattici. L'abbiamo già vista al mondiale. Kivu lo vuole fare, abbiamo i giocatori per farlo, perché Lautaro Martinez è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo in questo tipo di aggressione, ma anche Lookman lo fa molto. Vi porto un episodio, se vi ricordate, fine 2023, era freddo, non mi ricordo il periodo, fine 2023, forse inizio 2024, non mi ricordo, ma si gioca Atalanta-Inter. Io mi ero arrabbiato, no, forse era a dicembre perché poi ha saltato la Supercoppa, se non mi sbaglio, ma mi ero arrabbiato moltissimo in diretta perché Lookman era entrato diverse volte molto duro sui nostri difensori che impostavano e fece anche un intervento in ritardo su Pavard che si fece male al ginocchio, ed era Lookman che andava a pressare e ad aggredire molto. Quindi la fase difensiva dell'Inter si baserà su questo nuovo equilibrio che è la vera e propria parola chiave, equilibrio, e su una maggiore aggressione alta, con ogni probabilità. Quindi aggressione alta, riconquista, verticalità immediata potrebbero essere le parole chiave per migliorare la difesa anche attaccando e quindi trovare anche questo nuovo equilibrio. Qualcuno mi ha scritto che però non abbiamo giocatori fisici per fare i due mediani davanti alla difesa, come invece li avevano almeno l'Atalanta di Gasperini con Ederson e De Ron o la Roma con Manu Kone adesso. Vero, l'Inter non ha queste caratteristiche fisiche in questo momento e anche a me piacerebbe vedere un giocatore fisico in mezzo al campo a dare anche un cambio di passo importante. Però, oltre a ricordarvi Sucic, che io continuo a dire che in troppi secondo me lo stanno sottovalutando, aggiungo che Çalhanoğlu ce lo stiamo dimenticando, il vero Çalhanoğlu, cioè il vero punto forte di Çalhanoğlu in cui eccelle non è la regia. Çalhanoğlu per me è un giocatore addirittura sostituibile in fase di impostazione e di regia. Puoi trovare altri registi addirittura più efficaci nel gioco nello stretto, nel liberarsi dalla pressione, nel guadagnare campo anche palla al piede. Il vero punto forte di Çalhanoğlu e quello in cui eccelle è la fase di interdizione, i chilometri percorsi davanti alla difesa e l'unire poi anche le caratteristiche tecniche, l'abilità tecnica a tutto questo. Ma un giocatore quindi che unisce queste cose tecniche e l'esaltazione difensiva che lui stesso ha detto di provare nel fare quel ruolo è molto più difficile da trovare, per cui come si è evoluto da trequartista a mezzala, poi a mediano lì davanti alla difesa, per me può tranquillamente fare anche quest'altro passaggio insieme soprattutto ad un Barella che per me può fare qualsiasi cosa, per cui il tema con Çalhanoğlu sarà legato soprattutto alla testa, alle motivazioni e al fisico anche chiaramente, a come starà fisicamente, ma queste cose secondo me le deve valutare la dirigenza e deve capire la dirigenza quindi se può ripartire da lui oppure se deve spingerlo in uscita adesso e provare delle cose nuove e cogliere l'opportunità di fare delle cose nuove, altrimenti se ne riparlerà tra un anno quando
essendo vicino alla scadenza del contratto dovrai abbassare la valutazione inevitabilmente, ma ti sarai dato un anno di tempo per andare a sostituirlo. Fatemi sapere che ne pensate, se siete d'accordo con la mia analisi. Ragazzi, 20 minuti di contenuto bello denso, bello pieno, quindi non l'ho detto prima, non sto qui a chiedervelo compulsivamente come si fa da altre parti, ma vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto. Ci meritiamo di raggiungere tutti insieme il traguardo dei 100.000 iscritti che è lì ad un passo e lo vediamo, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in podcast per chi che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.